Ciao a tutti, oggi vi mostrerò come è possibile utilizzare una reflex o una mirrorless Sony, Canon o Nikon come webcam per il computer, senza la necessità di comprare nessuna scheda di acquisizione. Per questo tutorial io utilizzerò una Sony Alpha 5100, ma il programma che vi mostrerò è compatibile con tutte le mirrorless e le reflex Sony, Canon e Nikon. Uno dei requisiti fondamentali di questo tutorial, oltre ad avere ovviamente una fotocamera mirrorless o reflex, sarà quello di avere la possibilità di connettersi contemporaneamente sia ad una rete Wi-Fi sia ad una rete Ethernet. Questo perché la nostra fotocamera creerà un punto Wi-Fi a cui connettersi per ottenere le immagini, ma noi dovremo connetterci ad internet tramite il cavo Ethernet. Non so dirvi nello specifico se con altre fotocamere quali Nikon o Canon è possibile connettersi tramite cavo. In tal caso non vi servirà avere sia Ethernet che Wi-Fi, ma vi basterà connettere la telecamera tramite USB al vostro computer e se c'è questa possibilità vedrete le immagini direttamente sul computer. Nel caso della Sony Alpha 5100 non c'è questa possibilità, quindi dovrete avere sia una connessione Wi-Fi sia l'Ethernet. Iniziamo con lo scaricare e installare i programmi che andremo ad utilizzare. Il primo è QDSLR Dashboard, che ci servirà per controllare la nostra videocamera direttamente dal computer. Il secondo è OBS Studio, che è il programma che ci servirà per utilizzare l'immagine della nostra fotocamera come webcam oppure per lo streaming. Una volta scaricato QDSLR Dashboard e installato OBS, accendiamo la nostra fotocamera e andiamo nel menu alla voce applicazioni, lista applicazioni e apriamo il controllo remoto intelligente. La nostra fotocamera a questo punto creerà una connessione Wi-Fi dal nome che leggiamo qui scritto DirectPTE 0 ILCE 5100, da cui noi ci dovremo connettere con il Wi-Fi del nostro computer. Con il Wi-Fi del nostro computer ci connetteremo alla connessione creata dalla nostra fotocamera. Una volta connessi, apriremo la nostra applicazione QDSLR Dashboard e nella schermata iniziale cliccheremo sul simbolo Sony. Il programma allora cercherà la nostra fotocamera e creerà una connessione. A questo punto non ci resta che cliccare LV, che sarà per Live View, e vedremo quello che la nostra fotocamera sta riprendendo. Per togliere queste righe, che altrimenti verrebbero anche nella webcam, dobbiamo cliccare su LV qua in basso a destra, cercare la voce grid e mettere su off. Una volta connessa la vostra fotocamera con il computer, per visualizzare le immagini direttamente su OBS, che sarà il programma che utilizzeremo come webcam, sarà necessario aggiungere alla scena di OBS una finestra. Quindi semplicemente cliccheremo alla voce fonti sul più, aggiungeremo la finestra di QDSLR, che in questo caso chiameremo webcam. Voce finestra selezioneremo QDSLR e in questo modo vedremo su OBS le immagini della nostra fotocamera. A questo punto però noi non saremo ancora in grado di utilizzare OBS come software webcam, in quanto OBS in per sé non ha questa funzione. Per fare ciò dovete scaricare il plugin che metterò in descrizione, che si chiama OBS Virtual Camera, installarlo e una volta che l'avrete fatto noterete che alla voce strumenti comparirà la voce Virtual Cam. Cliccando sulla voce Virtual Cam e facendo partire il plugin, farete in modo che il vostro programma di OBS venga riconosciuto da tutti i programmi che richiedono l'utilizzo di una webcam come una webcam. Infatti, se per esempio, come esempio vi prendo Skype, vado su strumenti, alla voce opzioni e successivamente vado su impostazioni video, noteremo che alla voce seleziona la webcam c'è la voce OBS camera. In questo modo potrete usare la vostra mirrorless o la vostra reflex come una webcam. Ho cercato a lungo su internet un tutorial simile, ma tutti i tutorial per utilizzare la propria fotocamera come webcam richiedono l'utilizzo di una scheda di acquisizione. Quindi ho cercato una soluzione alternativa e questa è la soluzione migliore che sono riuscito a trovare. Spero che questo video vi sia stato utile e al prossimo video.